Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. Oggi andremo ad analizzare 3 Mobile Armor schierati dal Principato di Zion nella prima serie. Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle future uscite e a lasciarci un commento come feedback per la stesura dei prossimi video. Ma andiamo a cominciare con il modello MA05 Bigro. Questo modello è stato realizzato da una compagnia rivale della Zionic che abbiamo già conosciuto nel precedente video, ossia l'MIP. Da fonti esterne alla prima serie sappiamo che la compagnia aveva già sviluppato dei prototipi che poi si sarebbero evoluti nel Bigro, ossia il Mobile Armor che noi vediamo fatto e finito nella prima serie. Il Bigro Mobile Armor ad uso esclusivo spaziale, caratterizzato da un'elevatissima velocità e accelerazione che gli consentivano uno stile di battaglia mordi e fuggi. Il Bigro colpiva e poi scappava velocemente per poi riposizionarsi e colpire di nuovo. Questa tattica doveva essere particolarmente efficace contro i Mobile Suit federali, che risultavano più lenti e meno agili rispetto al Bigro. L'arma più potente del Bigro è ovviamente il suo cannone a megaparticelle, che emula la potenza di un cannone di una vera e propria corazzata. Quando non viene utilizzato è protetto da un'armatura a forma di becco. Sui lati invece del Bigro, sopra gli artigli, si trovano dei piccoli lanciamissili che possono essere utilizzati per danneggiare le altre unità oppure metterle in difficoltà durante un combattimento ad alta velocità. Ad ogni modo l'arma più emblematica del Bigro sono i suoi artigli, non perché siano i più efficaci, ma perché effettivamente sono i più adatti alla tattica mordi e fuggi. Il Bigro arriva a tutta velocità, arpiona o comunque danneggia gravemente il Mobile Suit colpito e poi scappa per riposizionarsi, come abbiamo detto, e riattaccare nuovamente sempre con gli artigli, come un falco che punta alla sua preda. Al fine di rendere ancora più efficace questa tattica, il Bigro è dotato di un sistema di dispersione di particelle Minovsky, che sostanzialmente permette al Mobile Armor di diffonderle, bloccando così i sensori dei Mobile Suit che va a colpire, che quindi non vedono, attraverso radar o altri dispositivi, il Bigro piombargli addosso. Ma il Bigro non è solo preci. Difatti, a causa dell'elevata velocità su cui si incentra la sua tattica di combattimento, è difficile anche per lo stesso pilota sopportarne l'accelerazione. Questo, unito al fatto che comunque il suo sviluppo è stato tardivo durante la guerra, ha fatto sì che solo poche unità di Bigro venissero realizzate all'interno della guerra di un anno. Ma come abbiamo visto nel video precedente, l'MIP si occupa di sviluppare Mobile Armor anche sulla Terra, in particolare Mobile Armor marini. Ecco quindi che dai progetti del Bigro nascerà l'MAM-07 Grublo. Il Grublo è un Mobile Armor particolare. Il suo obiettivo infatti non è combattere contro altri Mobile Suit, ma svolgere delle funzioni di sottomarino in modo sostanzialmente indipendente, senza quindi bisogno di una nave appoggio. Il Grublo dovrà quindi svolgere azioni antinave, muovendosi con i suoi motori termonucleari a idrogetto che dovevano consentirgli sostanzialmente di muoversi nel mare in modo indipendente. Anche questo modello è stato sviluppato dalla California Based di San Diego e, come lo Zugok e il GOG, fa affidamento su un sistema di lanciamissili e lanciasiluri. I lanciasiluri hanno come obiettivo danneggiare pesantemente Mobile Suit o altre unità sottomarine, mentre invece i missili terra-aria sparati verso l'alto possono permettere al Grublo anche di bombardare o di colpire obiettivi in superficie. Tutto questo rende il Grublo un'arma estremamente insidiosa, molto più simile, come abbiamo visto, a un sottomarino piuttosto che a un Mobile Suit. Difatti il suo unico armamento corpo a corpo è, ancora per l'ennesima volta, una coppia di braccia artigliate in grado di poter catturare e stritolare eventuali nemici. Come molte altre unità marine schierate dal Principato, anche il Grublo verrà prodotto in piccole quantità a causa poi degli eventi della guerra di un anno e in seguito abbandonato o requisito dalla Federazione con la conclusione della guerra. Ma torniamo nello spazio, dove possiamo osservare un altro Mobile Armor prodotto dall'MIP, ossia l'MA4X Zacrello. Questo modello in realtà era poco più di un prototipo e non aveva passato le varie fasi di selezione che invece aveva superato il Bigro. Questo fa sì che lo Zacrello verrà utilizzato una sola volta durante la guerra di un anno e in circostanze molto particolari. Anche lo Zacrello, così come il Bigro, fa estremamente affidamento su un'elevatissima velocità e accelerazione, in grado quindi di permettergli di attacchi mordi e fuggi contro i suoi nemici. Questo comunque unito a un armamentario di tutto rispetto. Infatti l'arma principale dello Zacrello è un cannone a megaparticella a dispersione, che significa che in pratica può sparare un singolo colpo potente quanto il cannone di una Salamis, ma anche di colpire più bersagli contemporaneamente grazie all'effetto disperdente del suo raggio.
Unito a questo, lo Zacrello è anche equipaggiato ancora una volta con tubi lanciamissili, in grado di tenere occupati il nemico nel mentre il cannone a megaparticelle è in fase di ricaricamento. Ad ogni modo, proprio come il Bigro, anche lo Zacrello fa affidamento sul combattimento corpo a corpo grazie alla sua elevata velocità. Per farlo però lo Zacrello non utilizza degli artigli, bensì delle lame che vengono riscaldate a mo' di torque, in grado quindi, una volta surriscaldate, di tranciare il metallo dei mobile suit nemici. Tutte queste ottime premesse, tra cui quindi anche l'elevata velocità, vengono comunque vanificate dalla scarsissima agilità dello Zacrello che lo rendeva praticamente quasi immobile rispetto ai colpi nemici, impossibilitato quindi a schivarli. Ciò sostanzialmente segnò la fine della sperimentazione su questo Mobile Armor e quindi l'abbandono da parte dell'MIP. E anche questo video è concluso. Vi invitiamo quindi a lasciarci un like o un commento come feedback e noi ci rivediamo alla prossima settimana con un nuovo video sempre sulla prima serie, dove questa volta analizzeremo altri mobile suit impiegati dal Principato sempre nello spazio. Alla prossima!